Ho appena preso Joel. Ciao. Ciao Joel. Francesco abita a 5 minuti da noi e si parte con Arroschicini. Tutto nasce da una scommessa tra di noi. Le Alpi sono infinitamente più lunghe degli Appennini, disse un giorno Francesco. Ma ovviamente scommetti sul contrario. Oltretutto, essendo nato e cresciuto a Roma, una parte di quelle montagne le conosco bene. Ci ho arrampicato e ci ho sciato più volte. E niente, alla fine finì in parità, perché gli Appennini e le Alpi sono lunghi praticamente uguali. Poi d'un tratto ci siamo trovati nel mezzo di una pandemia mondiale, in un inverno con gli impianti chiusi. Ed è nata l'idea di esplorare e riscoprire queste montagne, quelle dell'Italia centrale e meridionale, con il loro enorme potenziale sciistico. La pandemia che ha messo e sta mettendo in ginocchio il nostro paese ha spinto molte persone verso la natura e ha aiutato tutti noi a riscoprire e apprezzare il tempo libero, a riscoprire casa nostra, che tanti italiani avevano dimenticato, e a apprezzare le bellezze di questo paese. Forse questa situazione ci ha aiutato a riscoprire passioni e luoghi che altrimenti non avremmo mai visto. Abbiamo visitato Roma, la città con più storia del mondo. Chi la conosce bene sa che salendo in alto e guardandosi intorno si vedono le montagne innevate che la circondano. Quando abbiamo girato con gli sci per la capitale siamo stati presi per pazzi, ma giustamente. Ma voi ci pensate mai che da qui, in poco più di un'ora, potete essere con i piedi in acqua o con gli sci ai piedi? This same movie again. Windows and doors can't keep me in. I feel my heart underneath my skin. Stack up those dreams, won't let them go. Some way, somehow my day will come. This is my time, gonna light it up. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. But back to the wall is how I live my life. I risk it all, put it on the line, then blow it up every single time. Stepping out into the unknown, stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on, stepping out. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do.
Alla fine siamo partiti dalla montagna più alta delle Alpi per finire a sciare sulla montagna più alta degli Appennini, il Corno Grande. Direzione Abruzzo, direzione Arrosticini, quelli veri. Si è creata questa situazione dopo il terremoto che non c'era praticamente nulla, in quanto completamente tutto chiuso in centro storico, che era il cuore vivo dell'Aquila, è sempre stato il cuore che poi a un certo punto non c'è stato più nulla. E riaprire la bottiglieria è stato un punto di incontro per tutti gli aquilani, che ci sono stati degli anni, 3-4 anni veramente bellissimi, dove tutti si sono ritrovati. Poi a quel punto è uscito il bando dell'ostello, chiuso da 10-12 anni, noi siamo nati qui. Da bambini salivamo e venivamo appunto a sciare qui, è un qualcosa di eccezionale che non puoi vedere vuoto. L'Abruzzo offre veramente tanto, però devi essere anche capace devi conoscere. Non devi tanto conoscere il pendio quanto devi conoscere come cambiano le condizioni nel tempo. Noi prendiamo delle perturbazioni incredibili dal mare, da est, dove nel giro di un giorno cambia tutto, fa freddo, perturbazioni molto ventose, no? Dove un po' patagoniche. E lì devi essere bravo a catturare quel momento, perché poi sai che stiamo a una latitudine più bassa, quindi chiaramente scalda prima. Il bello dell'Abruzzo è che hai tanto, è un po' simile al Giappone, hai queste faggete, questi boschi dove poter sciare, ma hai anche il ripido dove poterti mettere in discussione. E quindi credo che oggi l'Abruzzo può essere un po' il riferimento dello sci, del free mountain nel centro Italia. Sicuramente può essere una buona palestra e può essere lo spunto per poi mettersi in discussione e esplorare anche le Alpi. Quindi era aprile dell'82, andammo su sempre con la famosa tecnica sci legati dietro allo zaino, portati allo zaino, sci chiaramente da discesa, scarponi da discesa, non esisteva altro. Saliti su, aspettammo un po' in cima prima di scendere, perché aspettavamo che quella parte dura del canadino potesse un po' mollare, però non aveva mollato tanto. La neve lì non è che spesso e volentieri non c'è possibilità di tenere più di 2 metri. Ovviamente di sci allora io portavo 2,05 e lui De Fischer mi ricordo 2,03. Così facemmo, però ovviamente al canalino fu abbastanza impegnativo perché gli sci toccavano, quindi abbastanza in tensione.
Volo numero 4235 sarà imbarcato da uscita a 6. Where I was born, I was raised by the new dawn, and now I sit inside the storm. Like the eye of the pyramid, I know everything ahead. I'm in the hunt, don't you forget. But I work for it, every day work for it. I stand alone, can't get much higher. It's in my bones, love true survivor. 'Cause I stand alone. È straordinario vedere come cambia il vulcano e lo segui costantemente. E tante volte la morfologia del vulcano cambia, anzi, grazie anche alle colate di lava, perché laddove passa una colata di lava, laddove c'era una valle tu trovi un piano, laddove c'era un vigneto, un bosco, un albero, una struttura, non trovi più nulla, trovi soltanto un campo nero di lava e quindi cambia molto velocemente. In particolare questo è un vulcano molto abitato, circa 1 milione di persone vivono sui fianchi di questa montagna e non ci vivono da ieri, stanno qui da migliaia di anni, per cui evidentemente il bilancio tra le cose che il vulcano toglie e quelle che dà, evidentemente pesa più quello che dà. Un giornalista ci ha definito cacciatori nella terra di mezzo. Ebbene sì, siamo andati a caccia di bei paesaggi e belle montagne. Abbiamo sciato su linee, su neve di ogni tipo e colore. Abbiamo conosciuto persone stupende che ci hanno accolto come solo nella Magna Grecia si usava fare. Tutto ciò ci ha fatto capire ancora di più quanto questo paese sia ricco di umanità e quanto siamo fortunati ad essere italiani.